Ciao e bentornato nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella, clicca su tutte in modo tale che riceverai proprio tutte le notifiche sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Oggi, dopo tantissimo tempo, finalmente registro un nuovo video in questo canale di psicologia. Io mi presento, sono Cristiana Carpentieri e sono psicologa e psicoterapeuta. Oggi iniziamo una nuova rubrica sulla psicosomatica, quindi come noi ci ammaliamo e abbiamo delle problematiche di tipo fisico o fisiologico che sono legate a fattori psicologici e iniziamo oggi con il parlare di una malattia che è molto diffusa, che è la gastrite. La gastrite si manifesta con eruzioni e bruciore di stomaco e acidità che ci può creare veramente tantissimi problemi dal punto di vista della salute. Perché viene la gastrite e quali sono i sintomi e le eventuali soluzioni che possiamo mettere in atto per migliorare la nostra situazione? Ve lo dico in questo video. Come si manifesta? Si manifesta con un dolore di acidità e di dolore intenso allo stomaco, come un bruciore allo stomaco, e già dicendo la parola bruciore già forse viene in mente qualcosa che può essere legato appunto a questo tipo di dolore. Lo stomaco viene considerato da molti psicologi, psichiatri come il secondo cervello, perché è legato proprio alla psiche, quindi al nostro cervello. C'è proprio una linea diretta tra il cervello e lo stomaco. Noi ogni giorno, per poter vivere, dobbiamo nutrirci, quindi inseriamo il cibo all'interno appunto dello stomaco. Abbiamo un malandrino che è interessato alla gastrite e forse anche lui ha sofferto di gastrite ultimamente perché l'abbiamo portato dal veterinario. Vieni con mamma, vieni! Allora lui vorrebbe stare vicino a me. Insieme al cibo noi ingeriamo non solo il cibo, ma ingeriamo anche un'atmosfera. Per esempio, quando noi siamo a tavola, per esempio con delle persone, a meno che non viviamo da soli, solitamente mangiamo in presenza delle persone. Quindi è molto importante sapere se in questo periodo che tu soffri di gastrite con chi mangi, se mangi da solo, da sola oppure in compagnia, e la relazione che intercorre tra te e le persone con cui mangi. Questo è veramente molto importante. Lo stare a tavola ci ricorda anche il nostro passato, quello che noi abbiamo passato nella nostra vita, magari dei pranzi o delle cene con dei parenti, diciamo di momenti storici della nostra vita. Quindi ad esempio pensiamo al Natale, uno dei momenti dell'anno che è tra i più diciamo difficili, perché solitamente si trascorre con magari dei parenti con cui non andiamo d'accordo. Per alcuni è un bellissimo periodo, per altri è un periodo pieno di stress che può non giovare alla nostra salute. Il cibo ci ricorda anche delle persone a noi legate. Ci può ricordare magari una certa pietanza che veniva cucinata, per esempio, in determinati momenti della nostra vita da persone a noi care. Faccio un esempio mio personale. Quando io ero piccola, mia nonna cucinava sempre le uova nel nido, che sono fatte con del pane, e all'interno lei metteva l'uovo, il formaggio, del prosciutto, della mortadella, dipende. Quindi io ogni volta che vedo l'uovo nel nido, questa pietanza fatta comunque con un panino, con una rosetta, mi ricorda mia nonna, e inevitabilmente mi ricorda mia nonna. Il cibo quindi è legato non solo a ciò che noi mangiamo, ma è legato al nostro passato, al nostro presente, perché a seconda del presente che stiamo vivendo in questo momento, chiaramente noi ci sediamo a tavola con un umore particolare, che certe volte può essere un umore buono, ma a volte può essere anche un umore disturbato da pensieri, da preoccupazioni di vario tipo. Quindi ti invito a pensare che cosa stai vivendo in questo momento della tua vita o nei momenti in cui hai sofferto di questa patologia. Quindi è importante, come stavo dicendo, è importante l'ambiente in cui si mangia, quindi è importante capire
se noi stiamo mangiando con persone che recepiamo come aggressive, come pesanti, che ci creano situazioni di sofferenza. Sono tutti punti cui dobbiamo pensare. Costretti per esempio a mangiare a tavola con determinate persone, anche questo può creare in noi sofferenza. Oppure stiamo mangiando un cibo che non avevamo mangiato fino adesso, quindi un cibo per esempio nuovo, un cibo ci crea diffidenza, quindi magari non riusciamo a digerirlo nella maniera più ottimale perché l'abbiamo mangiato con diffidenza e quindi con paura, diciamo, che ci possa fare male, una sorta di chiusura mentale. Infatti, se ci fai caso, si dice solitamente quella situazione mi è indigesta, quella persona mi sta sullo stomaco, è un ambiente pesante, indigesto, e sono tutti dei detti che noi utilizziamo nella vita di tutti i giorni, comunemente nel nostro vocabolario. La sintomatologia deriva dal fatto che questo bruciore, che noi sentiamo un dolore, un bruciore, deriva dal fatto che lo stomaco risponde a quel determinato cibo con i reflussi gastrici, quindi una produzione eccessiva di reflussi gastrici, come se lo stomaco cercasse di buttare fuori qualcosa che dentro di noi ci pesa, è pesante, è indigesto appunto, pesante, quindi magari ci crea sofferenza, è una sorta di rifiuto, quindi quando ci sentiamo, stiamo attraversando un periodo in cui ci sentiamo rifiutati, oppure ci sentiamo preoccupati per qualche cosa che riguarda il presente, il passato o anche il futuro. Quindi buttare fuori qualcosa che ci pesa nello stomaco, può essere il rifiuto di una persona, il rifiuto di una situazione particolare, il rifiuto anche dell'ambiente, quindi magari stiamo vivendo male quel momento del pranzo con insofferenza ed è chiaro che lo stomaco reagisce a questo nostro sentito in questo modo. Oppure ci sono anche i casi in cui la digestione è lenta o lunga. In questo caso accettiamo per esempio quella persona, quella situazione, quell'ambiente, però non completamente, lo accettiamo a fatica, quindi non lo stiamo accettando al 100%. Lo stomaco cerca di buttare fuori questa situazione, quindi non l'accetta, appunto, manifestando appunto questo dolore. Se tu soffri di gastrite, che tipo di problematiche potresti avere? Le problematiche potrebbero essere, per esempio, non riesci a dire di no. Ad esempio, io ho sofferto un periodo di gastrite, proprio un dolore tremendo, ho dovuto prendere dei medicinali e fare seguire una dieta ferrea, dopodiché non mi è più venuto. In effetti io personalmente ho problemi a dire di no, quindi a mettere quei famosi paletti nei confronti degli altri. Non riusciamo a vederci aggressivi, cioè magari vediamo l'aggressività, molto comune è questo, l'aggressività negli altri ma non l'aggressività nostra, e questo è molto comune, il vedere l'aggressività negli altri ma non vedere l'aggressività in noi. Oppure abbiamo fatica di elaborare e manifestare la rabbia che abbiamo dentro. Anche questa è una problematica importante a cui tener conto, perché se noi abbiamo la consapevolezza di questo, che noi stiamo attraversando un periodo magari duro, un periodo difficile, non riusciamo magari a riconoscere in noi la rabbia e a manifestarla. Quindi di conseguenza lo stomaco dobbiamo considerarlo in questo modo: un organo passivo. Passivo perché? Perché noi ingeriamo il cibo, ma lo stomaco non decide quale cibo ingerire, lo decidi tu, quindi è passivo, però reagisce. Quindi è un organo passivo, quindi non decide per te che cosa è meglio per lui o meno, quindi magari ingeriamo quel cibo che magari ci piace tanto, ma che ci può fare del male, perché ci può irritare lo stomaco. Per esempio non potrei mangiare i pomodori, ad esempio, perché i pomodori sono acidi. Tutto ciò che è acido solitamente è bandito da chi soffre di questa problematica. Lo stomaco accoglie reagendo, quindi reagendo col mal di stomaco, con i bruciori, con il dolore e irritandosi, infiammandosi. Qual è la soluzione, quindi? Mi chiederai. La soluzione è quella, prima di tutto, io questo lo ripeto sempre, lo ripeterò sempre, che è una cosa fondamentale, la consapevolezza della tua situazione particolare, cosa stai vivendo, in che momento di vita
ti trovi, qual è la tua situazione attuale, quindi sei felice della tua vita, cosa vorresti cambiare della tua vita, quindi già questo ci rende, diciamo, la situazione più chiara e limpida. Dobbiamo imparare a dire di no, a mettere quei paletti che io non riuscivo a mettere. Cosa succedeva? Succedeva che magari io tenevo la rabbia e la buttavo fuori tutto in una volta, o con altrettanta rabbia, magari esagerata in quella determinata situazione, che è la mia storia di vita questa, ma anche con il dolore di stomaco, quindi con questa irritazione dello stomaco. Impariamo a dire di no in maniera assertiva. Ti parlerò poi prossimamente, ti farò dei video su come essere assertivi, sull'assertività, quindi utilizzare una modalità adulta con l'altro che possa aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo poi alla fine, perché quello che poi alla fine dobbiamo fare nella nostra vita, cercare di raggiungere i nostri obiettivi, prima di tutto la salute e la serenità interiore. E poi dobbiamo imparare a manifestare la rabbia, e qua io vorrei aprire veramente un discorso infinito sulla rabbia. Siamo in una società in cui la rabbia è sbagliata da manifestare. Se tu manifesti la rabbia, se tu sei rabbioso, automaticamente sei una persona da tenere come minimo lontano. Ma i sentimenti negativi e le nostre emozioni negative fanno parte di noi, per cui è anche molto importante renderci conto di averli dentro di noi, di sentirli dentro di noi e di manifestarli. Ovviamente io non ti sto andando a dire a essere aggressivo verbalmente con una tua amica, un tuo amico, un tuo parente. No, però il riconoscimento della rabbia può essere utile per scaricare la rabbia, degli esercizi che puoi fare comodamente anche in camera tua, in casa tua. Non fanno male a nessuno. La rabbia si può buttare fuori e scaricare, che poi la rabbia è energia, in vari modi, anche semplicemente facendo sport, anche semplicemente uscendo, facendo una passeggiata, e bisogna riconoscere la rabbia per poterla poi buttare fuori, ma buttare fuori in maniera sana. Ovviamente oggi non posso parlarti di troppi argomenti, ma ci sono dei metodi in cui tu puoi manifestare, buttare fuori questa energia negativa in maniera sana con l'esercizio fisico. Ci sono persone per esempio che si sfogano con la cucina, quindi cucinando, facendo qualcosa di artistico, qualsiasi cosa sia, però è molto utile muoversi, la ginnastica e l'attività fisica in generale, perché ci aiuta veramente tantissimo a buttare fuori, a liberarci di tutta questa energia negativa che ci fa solo male. Spero che il video ti sia stato utile e che ti sia piaciuto. Spero di tornare con altri video, non mancare altri 60 mesi, perché io faccio un video, giro un video, poi smetto per mesi, ma adesso ho una modalità, diciamo, più facile da registrare rispetto a prima, quindi faccio prima a registrare i video, e mi raccomando, aiutami a far crescere il canale. Puoi aiutarmi prima di tutto lasciandomi un bel pollice alzato, quindi un bel like, un bel commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino, oppure fammi sapere che cosa ne pensi, se soffri di gastrite, quali sono i video che magari ti piacerebbe che io facessi, cosa ti interessa. Io ti mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!